C'è un bambino segreto in ognuno di noi, un bambino che ha brividi, lacrime e gioie tutte sue. Questo è quello che dice Giovanni Pascoli, sì, proprio il famoso autore della Cavallina Storna, riprendendo il mito di Platone dal Fedone. Questo fanciullino è qualcuno che vive autonomamente da noi ed è il simbolo della fantasia, è il simbolo della poesia, è il simbolo dell'incanto e ognuno di noi lo porta dentro di sé. Alcuni lo esprimono, altri non riescono mai a esprimerlo. Bene, come non pensare a Antonio Ligabue, il famoso pittore naïf che aveva proprio dentro di sé questa fame di libertà e di allegria che splendeva nei colori più straordinari e più folli, con una forza, con un coraggio, con una disperata vitalità, perché in realtà Antonio Ligabue era un bambino rifiutato, il protagonista di una struggente favola amara, perché aveva, come i bambini delle favole, tutte le caratteristiche di un racconto, cioè aveva la matrigna, aveva il papà orco che addirittura si sospettava che avesse avvelenato la famiglia, aveva le persone che lo prendevano in giro, diciamo oggi in termini moderni, che lo bullizzavano, aveva i ricoveri in manicomio, aveva la disperazione, la solitudine, ma aveva anche la fata buona, che era la mamma del pittore Mazzacurati, che per primo aveva intuito in questo vagabondo che girava per la pianura padana lungo le rive del Po, aveva intuito il germe artistico, aveva intuito quest'anima poetica e selvaggia, questa capacità incredibile di rappresentare il mondo in un modo non usuale, perché, sì, diciamolo pure, Antonio Ligabue era un diverso, ma questa sua diversità era la sua forza, era la sua originalità, anche perché una società civile deve essere in grado di accogliere la diversità, perché la diversità è una forma di ricchezza, è un modo diverso di vedere la realtà. Tutti gli artisti sono diversi rispetto al conformismo degli altri. Gli altri che probabilmente non che non hanno, questo è molto importante, e che non ascoltano il fanciullino che è dentro di loro. Gli altri si occupano di cose concrete, di cose serie, come diceva Antoine de Saint-Exupéry, lo straordinario autore del Piccolo Principe. I grandi si occupano di cose di denaro, di affari, di viaggi, mentre invece i bambini si incantano per gli animali e disegnano un elefante dentro a un serpente boa che in realtà visto da fuori sembra un cappello. Lo ricorderanno tutti, il Piccolo Principe. E Antonio Ligabue era un piccolo principe sconosciuto, non ritenuto tale e quindi emarginato, mentre invece portava dentro di sé una luce straordinaria, una capacità infinita e bellissima. Io in una delle mie molte vite ho disceso il Po in battello, fermandomi nelle golene poi o nelle basse, e conosco questi boschi nebbiosi, conosco queste paludi, conosco questo mondo d'acqua, d'umidità stillante, questo mondo in cui l'acqua è sempre presente, fra giunchi, sterpaglie e greti sassosi talvolta. E quindi mi sono molto immedesimato nella vita di Antonio Ligabue, anche perché credo di averlo intravisto una volta verso il 1965, quando frequentavo Zavattini. Non ne sono sicuro, però ricordo questa sua faccia e soprattutto nel famoso filmato che aveva fatto nel 1977, credo, Salvatore Nocita, Antonio Ligabue con la splendida interpretazione di Flavio Bucci, del mio caro amico Flavio Bucci. Ecco, l'ho proprio ritrovato e questa volta, dopo tutta questa lunga premessa, torno a parlare di Ligabue perché voglio sottolineare la bellezza del film che è stato realizzato con l'interpretazione straordinaria, a mio giudizio, di Elio Germanio, e scritto e diretto da Giorgio Diritti. Questo film era un film di cui ho apprezzato moltissimo la delicatezza e il modo con cui è stata trattata questa diversità di Ligabue, una diversità che non viene vista in maniera scandalistica, non viene vista in maniera spettacolare, ma viene proprio descritta nella sua profonda disperazione, in questo suo, come ho detto prima, in questa sua sete di libertà e di amore. Giorgio Dritti è stato veramente una persona delicatissima e attenta, un grande artista che ha saputo avvicinare questa figura selvaggia e descriverla con la delicatezza che meritava, perché nell'animo
di questo uomo sgraziato, rachitico, che si deturpava addirittura da solo, in realtà c'è la bellezza di un fiore di campo, c'è la poesia struggente e disperata della primula che sta sui bordi del prato e che nessuno vede e che tutti trascorrono, eppure lei fiorisce, pure lei ci segnala la primavera. E Ligabue ci ha segnato la primavera dell'anima, ci ha segnato la primavera del cuore, e questo film sotto certi aspetti mi ha veramente commosso. E io poi, per varie ragioni che ho raccontato altre volte, sono stato a contatto per questioni di lavoro all'inizio della mia carriera con la disabilità, e anche in altri miei film l'ho trattata con estremo rispetto, e quindi questo stesso rispetto ho ritrovato nel film Diritti. Giorgio Diritti, tra l'altro, è un personaggio e un autore che merita veramente anche lui stesso rispetto, perché ha diretto e scritto pochi film, ma sono film estremamente importanti. Il primo di questo è un film che risale, credo, agli anni 2000, che si chiama E il vento fa il suo giro, ed è un film che racconta, come tutti i film di Diritti, raccontano storie inusuali, ma semplici, forse sotto certi aspetti banali, ma in realtà ricche di umanità, ricche di poesia e capaci di farci riflettere. Infatti in questo film, Il vento fa il suo giro, che è ripreso da un proverbio, credo occitano, si racconta la storia di un pastore che arriva in un piccolo paese, e in questo piccolo paese lui cerca di insediarsi con il suo gregge e con la sua famiglia. Il piccolo paese dall'inizio lo accoglie, addirittura proprio come fosse una comunità ospitale, e poi man mano, però, per una serie di piccole ragioni, di piccole beghe locali, questo pastore viene marginato e addirittura è costretto ad andarsene via di nuovo. Ecco, una piccola storia che però racconta tutte le mille sfaccettature di una piccola comunità, che in realtà sono poi lo specchio di una grande comunità. La stessa cosa, l'emarginazione, le forme di razzismo che possono accadere anche in una grande società. Il film seguente è L'uomo che verrà, è un film del 2009, è una bambina che purtroppo si trova nel periodo terribile della guerra nella zona di Mazzabotto, quindi il teatro tragico di una rappresaglia nazista che fece circa 200 morti, fra una cosa e l'altra. E questa bambina vive questa tragedia, è una bambina che non parla perché ha avuto dei traumi, e soltanto alla fine, quando muore la mamma e metà del paese è sterminato, soltanto a quel punto, con una forza straordinaria, come se la vita, nonostante tutto, l'unica sopravvissuta, no, e proprio per questa sua sopravvivenza è come se la vita fosse impersonata da lei, la vita in generale, e quindi lei torna a parlare e a cantare una ninna nanna per il suo fratellino più piccolo, che lei stessa ha salvato nascondendolo in una cesta dentro a un forno da qualche parte nella casa per farlo sfuggire ai tedeschi. Il terzo film è Un giorno devi andare, ed è la storia di un viaggio dall'Italia al Brasile di una ragazza, interpretata straordinariamente da Jasmine Trinca, che tuttavia non è un viaggio solo fisico, ma è un viaggio interiore, è un viaggio alla ricerca che questa ragazza fa, alla ricerca di una verità dentro se stessa, muovendosi anche verso l'esterno, arrivando addirittura a Manaus in Brasile. E però questo viaggio esterno non raggiunge l'intensità e l'importanza del viaggio che lei continua a fare dentro se stessa, per cui addirittura si isola cercando ancora disperatamente di raggiungersi. Come vedete sono film all'apparenza forse semplici, ma nello stesso tempo difficili, che richiedono allo spettatore un'attenzione particolare, che finalmente richiedono allo spettatore un'attenzione particolare. Quindi invece di subire, invece di essere uno spettatore passivo, chiedono allo spettatore di essere attivo. E concludo questa presentazione del film Volevo nascondermi, che ripeto è un film importante e particolare, assolutamente da vedere, con il solito aneddoto personale che si riferisce a qualcuno che ho conosciuto e che era molto molto simile a Antonio Ligabue. Era un madonnaro. Madonnaro sono coloro che nelle strade, sui marciapiedi, fanno questi disegni e lo soprannominavano Tempesta. Io l'ho conosciuto mentre facevo il bibliotecario all'ospedale psichiatrico e ho avuto una grande simpatia per lui e ho cercato di aiutarlo in ogni modo. Lui chiaramente non è che fosse, cioè, un malato di mente, però purtroppo che cosa accadeva? Che lui disegnava, faceva questi grandi disegni sui marciapiedi con i gessetti colorati, e poi
si arrabbiava e addirittura talvolta aggrediva le persone che calpestavano questo disegno. Ed era chiamato Tempesta perché o si arrabbiava contro il cielo e urlava quando pioveva che gli cancellava, che la pioggia gli cancellava questo disegno, oppure era Tempesta perché si scagliava rabbiosamente contro i passanti che calpestavano il suo disegno, non rispettando il suo lavoro, ignorando il suo lavoro. E non che fosse particolarmente bravo o non che fosse particolarmente dotato di talento, però la sua spinta, il suo desiderio di rappresentare la sua richiesta di amore e di attenzione in realtà era forte ed era chiara. E una sera io sono andato ad una cena importante, avevo una macchina elegante, avevo una ragazza milanese da accompagnare e siamo andati a Piazza del Popolo. Allora si poteva ancora parcheggiare a Piazza del Popolo e sono andato a cena al Bolognese, questo famoso ristorante. E siamo usciti, io stavo corteggiando questa ragazza e mentre ci avvicinavamo al parcheggio, a un certo punto dall'ombra è spuntato Tempesta, vestito con due sacchi dell'immondizia per ripararsi dalla pioggia, che mi ha salutato, ciao Robè, con gli occhi spiritati, facendo terrorizzare questa ragazza. Io l'ho abbracciato, l'ho stretto, ma come stai? Ah, sto bene. E poi Tempesta mi ha detto, lo sai che Cirioletto, che era il nome di un altro ex ricoverato, l'hanno messo in galera, lo sai che Romolo lo hanno ricoverato un'altra volta, ha detto 3-4 nomi con i soprannomi, spaventando ancora di più questa mia accompagnatrice che vedeva questo individuo spettinato, vestito con i sacchi dell'immondizia, che aveva una grande confidenza con me e che mi raccontava di gesta, di personaggi, diciamo così, proprio molto emarginati. Io l'ho continuato a sentire, lui addirittura mi ha chiesto, ma che è la tua ragazza questa? Facendo fare un altro passo indietro a questa poveretta. E no, ho detto no, è un'amica, molto bella, bella, lo sai che anch'io ho una ragazza. E mi ha parlato di questa sua ragazza, sempre sotto la pioggia e sempre che io stavo ascoltandolo con tanto affetto e tanta tenerezza perché in fondo faceva il guardiamacchine e si era, come diciamo così, come sistemato, si era inserito, aveva smesso di fare le Madonne sui marciapiedi e probabilmente non si prendeva con nessuno. Finalmente ha rifiutato chiaramente la mia mancia dicendo no, che io ero un amico, l'ha sottolineato la ragazza terrorizzandolo ancora di più, che quindi non voleva soldi, ma aveva guardato la macchina a gratis, come si dice a Roma. Siamo entrati in macchina, la ragazza non ha parlato, io la guardavo di sottecchi, ho messo in moto, saremmo dovuti andare a casa mia, ma io evitavo, ho fatto un lungo giro e ho detto ti riaccompagno a casa perché sentivo che questa ragazza era molto a disagio con me, era anche scostata sul sedile, schiacciata verso la portiera e mi continuava a guardare tremebondo sotto certo. La ragazza ancora non aveva parlato finché dopo il secondo giro che facciamo avvicinandosi a casa sua si è girata e mi ha detto ma tu che gente frequenti? Ecco, e io ho dovuto sorridere, ho dovuto raccontare tutto, chiaramente lei si è calmata, però non ho detto che Tempesta era, fra virgolette, un matto, ho detto che Tempesta era un amico mio, perché era un artista, e gli artisti non hanno né ceto sociale, né apparenza mondana, sono soltanto e valgono soltanto per quello che hanno nel cuore. Grazie.